Vi ricordate durante il Covid, quando eravamo in piena pandemia, che sogni incredibili facevamo? Ecco, avete visto, non vi ho nemmeno chiesto, ma voi facevate sogni strani durante la pandemia? Perché sono sicura al 100% che anche voi, come me e come il resto del mondo, durante quei mesi, quegli anni, la notte facevate questi sogni strani. Io facevo sogni stranissimi, molto vividi, me li ricordavo molto bene poi, ed erano molto diversi dai sogni che facevo normalmente. Non erano particolarmente incubi, erano però dei sogni diversi. Io lo sapevo che i sogni erano diversi. Hanno fatto degli studi su questo, hanno cominciato a fare degli studi per capire come mai il mondo improvvisamente avesse cominciato a fare sogni strani e vabbè, l'avessero chiesto a me gliel'avrei detto senza fare le ricerche, è perché eravamo immersi per la prima volta veramente in una cosa collettiva, una coscienza collettiva, una esperienza che era molto simile da tutte le parti del mondo, anche se poi veniva declinata naturalmente in base alla propria situazione, alle proprie circostanze, però la paura di fondo era quella di non sapere quello che stava succedendo e questo naturalmente si ripercuoteva nei sogni, anche perché una cosa che ha provocato la pandemia è stato lo stravolgimento delle nostre abitudini, quindi improvvisamente siamo stati costretti a trascorrere tantissimo tempo a casa, ma io ricordo anche che la stessa sensazione del passare del tempo era diversa, non sapevo più che giorno fosse, martedì, mercoledì, ma anche perché non era più importante che giorno della settimana, le ore si susseguivano, i giorni, le settimane, ricordo che facevo le croci nel calendario quanto mancava fino alla fine del lockdown, che qui in Italia è stato abbastanza bello lungo. E anche bello estremo. Ora, perché vi sto parlando di queste cose che ormai risalgono alla nostra memoria remota, anche se sono successe veramente poco tempo fa? Perché ho visto che ha aperto una mostra che si chiama Dreamscape, che possiamo tradurre come paesaggio dei sogni. Vi metto naturalmente tutte le note alla fine della pagina nelle note di programma. Questa artista, Eva Frapiccini, che per 11 anni, quindi molto prima del Covid, ha raccolto i sogni che faceva la gente, per vedere se esistono dei temi ricorrenti, per vedere se esiste un inconscio collettivo, e ha raccolto questi sogni in giro per il mondo, Colombia, Svezia, Italia, naturalmente Germania, Regno Unito, eccetera. E ora questi sogni si possono ascoltare in un'installazione sonora che sembra molto bella, dove vengono appunto raccontati questi sogni della coscienza collettiva. Che bell'esperimento, che bell'intervento artistico.